Ciao a tutti ragazzoli e bentornati anche oggi in un nuovo video. Oggi siamo qui con questo mega pacchettone, da come potete vedere, ordinato qualche giorno fa dal sito di Insta360. Adesso è periodo sconti, Black Friday, iniziano gli sconti su un sacco di siti e appunto sul sito della Insta360 hanno già messo in sconto un sacco di prodotti. Quindi ho detto come non approfittarne. Ebbene sì, abbiamo comprato una nuova videocamera action cam, comunque qualcosa di nuovo che mi aiuterà a registrare i miei vlog. Sicuramente con questo prodottino potrò portare tante cose nuove in modi diversi, ma al posto di continuare a parlare andiamo a vedere subito quello che c'è dentro, perché sono super iper curioso anche io, ragazzi. Allora, andiamo a tagliare tutti gli scoccini qui presenti e dentro al pacco dovrebbero esserci anche altri prodotti, perché come sapete ogni tanto Insta360 quando vi manda dei prodotti spesso vi regala anche degli accessori. Non sempre lo fanno, però quando è periodo di sconti a volte capita. Infatti già mi avevano regalato precedentemente degli accessori, sia il selfie stick quello classico, sia la borraccia di Insta360. So già quali prodotti ovviamente mi hanno regalato, ma adesso li faccio vedere anche a voi. Allora, tiriamo fuori, intanto qua vediamo un altro selfie stick, ma è un selfie stick più trepiede, adesso poi andiamo a vederlo ed aprirlo. Qui troviamo il pezzo forte, ragazzi, pezzo forte, la nuova Insta360X4, uscita già comunque da qualche mese. Non ho mai avuto camere 360 e ho utilizzato diverse camere della Insta360, ma mai che facessero video 360, quindi per me questa è una cosa nuova, non vedo l'ora di andarla ad utilizzare. E qui vediamo la borraccia di Insta360 che io ho già, adesso vediamo se è uguale a quella che ho già ricevuto e nel caso la regalerò adesso a Natale a qualche amico alla quale piacciono questi prodotti. Andiamo subito ad aprire la borraccia, intanto spostiamo le altre cose qui, che comunque è il prodotto che mi interessa meno, tra virgolette. Ho iniziato a collezionare borracce negli ultimi periodi, ho un sacco di borracce di tanti posti, fatela vedere, sì, tutta bella nuova. Sì, è identica all'altra che avevo già, bene, però alla fine la regalavano, quindi perché non approfittarne e prenderne un'altra. Ma prima di andare ad aprire la X4 voglio andare ad aprire anche questo selfie stick tripiede, che è differente dagli altri, differente da quello che già mi avevano appunto mandato, perché oltre ad essere selfie stick è anche appunto trepiedi, ok, bello spesso, molto più spesso dell'altro. Qua si va ad allungare, lunghezza sì, dovrebbe essere uguale a quello che avevo già precedentemente. La cosa figa è che ha anche appunto il tripiede, qua c'è scritto push, ok, bisogna schiacciare per aprirlo, questa cosa mi piace molto, che c'ha questo blocco. Molto molto stabile, già a vedersi così, ok, si allunga, direi tanto stabile, ha una bella apertura, quindi sicuramente molto molto stabile, anche se c'è vento, anche se ci andate ad attaccare comunque appunto la X4 come altre videocamere non si ribalta. L'altro selfie stick Insta360 che avevo io, aspetta, ok, si richiude così, senza schiacciarci le dita, molto leggero però e molto più comodo qua da tenere. Appunto dicevo, l'altro Insta360 selfie stick, quello appunto classico, non aveva il trepiede, io ne usavo uno mio piccolino da avvitarci sotto, però appunto avendo un'apertura qua dei braccetti molto limitata, con un po' di vento, se ci attaccavi su una videocamera o qualcosa di più pesante rischiava di ribaltarsi. Questo top verrà sicuramente con me nei prossimi viaggi. Ma ora passiamo al pezzo forte, ragazzi. Qua vediamo la classica scatola di Insta con l'immagine di quello che contiene dentro. Qua ti fa vedere un po' di specifiche. Di qua anche possiamo vedere che ha gli 8K a 360, quindi fa video in 8K, si possono fare un sacco di effetti fighi avendo l'8K, potendo appunto croppare dall'8K, le cose cambiano assolutamente. 8K 30 fps, poi c'è il 5.7K 60 fps e c'è anche il 5.7 Plus a 30 fps se non sbaglio. Poi in editing o comunque direttamente dall'app di Insta360 sul telefono o anche da PC si può andare a scegliere quale immagine voi
volete. Di solito sono abituato con le videocamerine che la giri da un lato e giri dall'altra, qua invece basta tenerla dritta in qualsiasi posizione, poi possiamo andare a scegliere se far vedere me, far vedere quello che mi circonda, eccetera eccetera. Sicuramente qualcosa di veramente utile quando si fa uno sport o magari anche in semplici vlog, magari stai riprendendo te stesso, accade qualcosa dall'altra parte, non fai in tempo a girare, così vai a riprendere qualsiasi cosa. Sicuramente verrà utile se facciamo un altro video, ma come ti guarda la gente per strada, perché così riprendiamo veramente qualsiasi direzione. C'è anche la modalità invisibile selfie stick e per questo, come avete visto dal video precedente, ho acquistato un bastone di quelli di 3 metri, uno stick, un selfie stick appunto da 3 metri, così potremo andare a fare delle immagini mozzafiato anche in assenza di droni, in posti dove non si può utilizzare il drone. C'è l'Active HDR video, il flow state, stabilizzazione 360 horizon lock, molto comodo, quindi rimane stabilizzato l'orizzonte, che se ne andiamo a metterla piegata ci fa sempre vedere l'immagine dritta. 72 megapixel per le foto, si può usare anche la modalità single lens, quindi si può scegliere di non fare un 360 ma di utilizzare solo una delle due camere per fare classici video, comunque vlog, se ve la attaccate davanti a 4K a 60 frame. Ci sono le lenti rimovibili, ragazzi, cosa molto furba che hanno fatto. Sono due lenti qua davanti, molto rischio di andarle a rompere, e adesso appunto hanno messo queste due lenti di protezione davanti che possono essere svitate e semplicemente sostituite. Prima era un gran bel casino, se si rompevano bisognava mandarle ovviamente in assistenza. È waterproof fino a 10 metri, così senza nessuna custodia, già tanta roba, non credo di andare oltre i 10 metri, e poi hanno ovviamente anche l'intelligenza artificiale con l'applicazione eccetera eccetera, puoi andare a fare delle cose veramente tanto fighe. Per i più smanettoni voglio darvi altre due specifiche tecniche che qui non sono riportate, me le sono segnate se non me le dimenticavo. Allora, un'apertura focale di f.9, una lunghezza focale pari a 35 mm, risoluzione video come abbiamo detto a 360, 8K 30 frame, 5K.7 Plus a 30 frame e 5K.7 normale a 60 frame e il 4K a 100 frame. Questo per il 360. Modalità un obiettivo, quindi abbiamo detto classico, solo riprese da una telecamera, il 4K a 60, modalità selfie 4K 30 frame, 2.7K a 120 frame e 1080 120 frame. Foto da 72 megapixel e anche 18 megapixel, comunque come abbiamo detto 35 mm. Il video HDR, time lapse, time shift, bullet time e anche video in loop, quindi tipo dashcam, molto comodo. Le foto HDR intervallo, quindi ovviamente con il timer, lo star lapse e anche il burst, non so bene come si pronuncia, che dovrebbe essere, non l'ho mai utilizzato, a uno scatto continuo, quindi se state magari filmando una gara di Formula 1, di macchine, dovrebbe fare tante foto e dovrebbero essere ovviamente top, senza sfocature eccetera eccetera. L'audio ha la riduzione del vento sia automatico che anche attiva, quindi si può decidere, ha l'audio stereo e direzionale sul focus, quindi potete scegliere se state riprendendo una persona di fronte a voi, se avere l'audio della persona o avere il vostro, e ha 4 microfoni, quindi ha un peso di 203 grammi e una dimensione di 46 mm x 123,6 mm, 37,6 mm, una batteria da 2290 mAh. L'80% della batteria si va a caricare in circa 38 minuti, una cosa del genere, poi il 100% forse in 50-55. Una durata di video comunque della batteria, ovviamente i test sono stati fatti in laboratorio, quindi ovviamente ogni situazione climatica può andare a cambiare la durata della batteria. Comunque quelli fatti in laboratorio a 5.7K 30 frame, la durata di circa 135 minuti, invece in 8K 30 frame di 75 minuti, che comunque direi abbastanza. Queste più o meno erano un po' le cose più importanti, ma ragazzi non aspettiamo oltre, andiamo ad aprire questa bellezza qua. Poi ci fa vedere comunque che in confezione troviamo ovviamente la X4 le due lenti rimovibili appunto in caso di rotture, c'è comunque un cavetto Type-C, c'è una borsetta protettiva, adesso andiamo a vedere com'è. C'è anche un panno per le lenti, top, questo mi piace, ovviamente delle istruzioni e ovviamente anche una garanzia. Ragazzuoli, è il momento di scartarla, vedo
l'ora da tutto il giorno, mi è arrivato il pacchettino, poi una volta che devo attendere per fare gli unboxing è sempre una tortura. Io odio averli un pacco e non scartarlo, veramente è una cosa che non sopporto. Madonna raga, bellissima, già da qua fa vedere la qualità, a parte leggera, ma si sente che è comunque qualcosa di premium, si fa sentire qua molto ergonomica, meno male, ha tutta questa parte comunque antiscivolo, top, parti comunque qua in gomma e qua anche qui vediamo che gomma, qua c'è lo schermino che spero non sia troppo delicato. Io adesso già ho ordinato comunque dei coprischermo, delle altre robe, anche il coprilente in realtà, che qui non dovrebbe esserci. Qui si possono cambiare le lentine, ma esiste anche proprio un coprilente di gomma e l'ho già ordinato anche quello, non è ancora arrivato. Qui possiamo vedere ovviamente sotto la vite classica per andare appunto ad avvitarci ogni tipo di cavalletto eccetera eccetera. Vi spoilerò già che metà dicembre parto, viaggio nuovo, verrà con me e quindi vi porterò sicuramente video nuovi e mozzafiato, verrà con me anche il drone, quindi potete solo immaginare. Qui vediamo che c'è il tasto di accensione, qui c'è un tasto Q, di solito penso sia il tastino quello che si può andare a settare. Qui vediamo varie aperture, adesso poi le andiamo a scoprire. Tiriamo via intanto tutte queste plastichine varie. In realtà no, fermi, prima andiamo un attimo a vedere le altre cose qua in confezione. Think Bold, classica scatolina, andiamo ad aprirla. Allora, vediamo qui, tac, ok, scatolina qua vuota, qui dentro troviamo i vari manualetti che poi andrò a riporre. Da quest'altro lato troviamo questa scatolina con le due lentine dentro, ragazzi, due lentine da andare ad apporre sopra, o comunque il proteggi lente. Adesso andiamo a vederle veramente velocemente, poi sicuramente le andrò già ad utilizzare. Devo capire un attimo cosa cambia l'immagine, quanto cambia con questa lente. Guardate qua, meno male ragazzi, perché sennò viene veramente ansia ad utilizzarlo così. E qua non c'è nient'altro, sì, c'è un piccolo manuale di istruzioni e abbiamo anche i classici stickers della Insta3 e 60. Qua vediamo dovrebbe esserci la piccola custodia e penso che a questo punto il cavetto l'abbiano infilato dentro. Bella, 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 questa mi piace molto. Io in realtà ne ho comprata già anche un'altra rigida, questa è abbastanza morbida però torna comunque utile. Ah, qua vediamo un sacco di cose dentro. Allora, questa è la custodietta, qui c'è una piccola taschina separé. Qui ci sono due piccoli taschini, probabilmente per metterci dentro tipo le due lentine da proteggere, ma volendo, vabbè, si può infilare anche una SD di ricambio. Qui troviamo il cavettino Type-C, Type-C, ne ho una quantità industriale ormai di questi cavetti. Qui troviamo il pannetto, sempre Insta3 e 60, vediamo. Penso ci sarà anche il logo sopra, sì, guarda che bello, grigio così, antracito, mi piace veramente un sacco con il loghino sopra. E non per ultimo c'è il Thermo Grip Cover, questo non sapevo ci fosse, non l'avevo mai visto, e è una coverina, qua c'è scritto Thermo, quindi solo per una parte comunque. Bella, carina, che ho scritto qua Insta360 X4, bello, bello, mi piace. Allora, andiamo a rimuovere la pellicolina da qui. Mettiamola qui, rimuoviamo anche quelle da lì. Uno, due, bello, bello ragazzi, quando si vanno a scartare le cose nuove. Allora, qui vedo queste due linguettine, tiriamole così, ok, e viene fuori la batteria da 2290 mAh, come possiamo vedere. Qua è tutto spazio batteria praticamente. Ok, quando è inserita bene fa il doppio clic, non si devono vedere gli spaziettini ovviamente azzurri, deve essere ultra stagno se no entra l'acqua. Qua un'altra linguettina, andiamo a tirarla su, qui vediamo che c'è l'attacco Type-C per andarla a caricare ma anche per il microfono. Adesso poi andremo a fare anche un esperimento con il microfono, perché cosa che non vi ho detto prima è che ha la possibilità col Bluetooth anche di andarci a collegare diversi microfoni, soprattutto ovviamente le Apple AirPods e anche le Samsung Galaxy Buds 2, ma voglio andare a vedere se si può collegare anche via Bluetooth il DJI Mic 2, che sarebbe il top ragazzi, sarebbe veramente il top. Ultima cosa che voglio provare è di andarci ad avvitare le sue lenti protettive, anche se poi ovviamente voglio andare a vedere cosa cambia, perché credo che sicuramente darà qualche tipo di riflesso. Ok, vanno proprio così, cioè fanno click quando si infilano, 1 2, anche perché
Io le terrei su praticamente sempre, ma penso che in certe condizioni danno dei riflessi strani o magari anche con la luce del sole, quindi bisogna un attimo testarle e vederle in quali condizioni è meglio usarle. Ragazzoli, che dire, molto molto contento di questo acquisto. Alla fine il tutto pagato 4,75 al posto di 5,59, quindi 5,60, poi vabbè più i 20 euro comunque per la protezione incidenti. Ragazzi, 479 per questo gioiellino, questo altro cavallettino che sicuramente mi tornerà super utile per i viaggi, in più un'altra borraccina che regalerò sicuramente a Natale. Vabbè, senza contare il pannino, cavetto classico, la custodietta e anche questa mini cover ad un prezzo sicuramente ottimo. Ragazzoli, che dire, vedrete presto sicuramente un sacco di bellissimi contenuti da questa nuova videocamera. Spero che anche a voi questo video sia stato utile, magari se eravate indecisi se acquistarla o non acquistarla. Restate qui sul canale, se ancora non mi seguite seguitemi, perché tantissimi che guardano i miei video ma non seguono il canale. A voi costa veramente un secondo, a me renderebbe davvero felice, oltre a far crescere questo canale. Lasciate like e commentini se avete domande, se volete chiedermi qualcosa in generale, trovate qua sotto tutto lo spazio che volete. E che dire ragazzi, nient'altro, bella!